Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare questo effetto appunto in vista della festa di San Valentino. Se volessimo andare a realizzare questo effetto con cuori eccetera, vi vado a illustrare come fare. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Photoshop, ho importato questa foto e la prima cosa che vado a fare io, ma non è indispensabile, dopo dipende dai gusti, la vado a rendere in bianco e nero. Quindi vado in immagine, regolazioni e vado a fare bianco e nero. Dopodiché vado a interagire un po' sui parametri qui per renderla un po' più personale, insomma, anche questo va molto a gusti. Tipo vado ad abbassare un po' i rossi. Ok, direi più o meno in questo modo che vada bene. Facciamo ok, in modo da avere la nostra immagine in bianco e nero. Se voi la volete tenere a colori, non fate questo passaggio e siamo a posto, non cambia niente. Ora vado a importare una texture al di sopra di questa immagine. Anche qui è una cosa molto personale, io ho scelto questa, ma voi potete benissimo scegliere quella che più vi piace. Praticamente risulta lo sfondo della nostra fotografia finale. Quindi la importo sulla foto, vado ad abbassare leggermente l'opacità in modo da vedere appunto che parte prendere. Io direi di portarla interamente giù in questo modo. Vado a riaumentare l'opacità e vado a ritagliare l'immagine praticamente grande come la nostra immagine di sfondo. Una volta fatto questo, premendo Command G con la tastiera andiamo a creare un gruppo dove all'interno appunto ci terremo la nostra texture e per il momento la vado a disattivare, che non ci interessa. Il prossimo passaggio è andare appunto a creare questi cuori. Quindi andiamo qua di fianco dove c'è appunto sono gli strumenti, in questo caso c'è il rettangolo, basta cliccare col tasto destro, andiamo su strumento forma personale e qui in alto possiamo selezionare varie forme. Noi appunto prenderemo il nostro cuore e andiamo a disegnare appunto il cuore tenendo premuto Shift in modo che ce lo tenga in proporzione, perché se io lo mollo vedete va un po' come vuole lui. Quindi teniamo premuto Shift e andiamo a prendere, io in questo caso vado a prendere la parte del viso delle due persone, praticamente la parte superiore. Dopodiché gli vado a dare un riempimento di colore bianco, mentre il contorno, visto che la texture ha dei particolari rossi, gli vado a dare un colore rosso. Vado a aumentare leggermente lo spessore del bordo e a posto. La vado a posizionare sopra al viso delle due persone, nel caso ci facilitiamo andando ad abbassare un po' l'opacità, comunque io direi più o meno in questa posizione. Se volete spostarvi piano piano usate le frecce direzionali della vostra tastiera e una volta fatto questo andiamo a duplicare il livello, quindi facciamo Command J e uno lo chiamiamo contorno, che sarà appunto il contorno del nostro cuore, e l'altro lo andiamo a chiamare maschera, che sarà all'interno appunto del nostro cuore. Io lo porto al di sopra maschera, sottotengo contorno. Ora facciamo doppio clic sul livello maschera in modo che ci apri lo stile di livello e andiamo a dargli un'ombra interna nera. Andiamo a regolare qui tramite i parametri, qui c'è l'opacità, se renderla più opaca o meno opaca, io vado a dare un po' di opacità, la distanza, se vogliamo, adesso così è troppo, regolare appunto la distanza della nostra ombra, io direi che così più o meno va bene, la dimensione dell'ombra
in questo modo e andiamo a fare ok. Dopodiché facciamo la stessa cosa, andiamo su contorno, doppio clic, sempre in uno stile di livello, ma questa volta gli andiamo a dare un'ombra esterna. Adesso in questo caso la distanza è troppa, quindi andiamo a ridurre la distanza, l'opacità va bene, aumentiamo un po' la dimensione per dargli un po' di sfocatura. Io tiro via la luce, uso luce globale, di solito la deseleziono. E anche qui a nostro piacimento andiamo a regolare appunto l'ombra esterna. Dopodiché facciamo ok e questo sarebbe appunto il risultato. Abbiamo l'ombra interna e la nostra ombra esterna. A questo punto prendiamo i nostri due livelli, li selezioniamo e anche qui andiamo a fare Command G per creare un nuovo gruppo dove all'interno appunto ci sono i nostri due cuori. Adesso torniamo a cliccare, a fare doppio clic sul livello della maschera e in opzione stile diffusione andiamo a mettere a 0 l'opacità riempimento e qui in foratura andiamo a mettere profonda. In questo modo, come vedete, ci dà l'immagine sottostante. Facciamo ok, andiamo a chiudere il nostro gruppo e se noi adesso andiamo a selezionare la nostra texture, come vedete, ci è creato la maschera con all'interno appunto la nostra foto e le ombre sia interne che esterne. Quindi io questo lo vado a chiamare cuore, lo chiamo solo cuore. E adesso cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo andare a duplicare, quindi Command J, la nostra cartella. Io la metto al di sotto perché voglio che questa sia comunque quella principale, ed essendo principale la vado anche con Command T ad allargare leggermente in questo modo. E praticamente con i livelli copiati andiamo a prendere i nostri livelli e li spostiamo, dopodiché andiamo a interagire sulla rotazione e sulla dimensione e andiamo a applicare in questo modo. Anche questo è una cosa molto personale, insomma, fate voi a seconda dei vostri gusti. Dopodiché torniamo a duplicare ancora, spostiamo, facciamo Command T, lo ruotiamo da questa parte, andiamo a diminuirlo un po', lo porto più o meno qui e così via praticamente. Tante volte appunto quante volete andare a far vedere l'immagine principale. La ruotiamo un po' così, andiamo a mettere qua più o meno, questo lo metto sopra in modo da avere un cuore sopra e un cuore sotto, dopodiché torno a doppiare ancora, insomma la procedura poi è questa per tutti i cuori che vogliamo andare a inserire. Bene, una volta che avete completato appunto secondo i vostri gusti, questo più o meno è il risultato che esce. Dopo sì, ripeto, è una cosa molto personale, cioè potete andarne a mettere finché volete, oppure nel caso che vogliate andare a inserire un'altra forma basta che facciate la procedura di prima, quindi andate a creare la forma che volete andare a mettere, non so, in questo caso a San Valentino che forma potrebbe starci oltre il cuore,
Comunque la procedura è sempre quella: importate, in questo caso proviamo a prendere la nota musicale, gli andiamo a dare il riempimento bianco con il contorno rosso, andiamo ad aumentare un pochino il bordo, andiamo a duplicare, quindi qua gli andiamo a dare bagliore interno nero, in questo modo. Qui gli andiamo a dare bagliore esterno sempre nero, dopodiché qui gli andiamo a dire di abbassare e di fare profondità in questo modo. Li andiamo a mettere all'interno del nostro gruppo e in sostanza il procedimento è sempre quello: in base a dove lo andiamo a mettere ci fa vedere l'immagine sottostante. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial in vista appunto della festa di San Valentino, festa tanto amata e tanto odiata, dipende dai punti di vista. Comunque questo è quanto, vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!